Stamattina sono ripartito abbastanza in ritardo, ero stanco, ho voluto dormire un po' in più, infatti ho dormito fino alle 6:30, che per me it's impossible for me to sleep. I slept until 6:30. And now I'm going to meet another friend of mine, just for a quick hi, and then I go. Nella giornata odierna coprirò 145 km, partendo da Bologna arriverò poi a Riccione, facendo tutta la via Emilia Ponente, nonché la strada statale numero 9. Ma prima mi fermo a salutare un altro amico mio compaesano. Come stai? Tutto bene? Auguri, congratulazioni, mille. tante cose buone. Grazie. Giovanni, muoviti, vieni qua. Allora io un po' so perché lui mi ha spiegato, vedi, sì? dice mio amico Viene da Londra. Da Londra. Per me è una cosa incredibile. Oh, come lo fai? Strisci. A questo punto vi starete chiedendo ma quanta gente conosce? Durante questo viaggio sembra un viaggio alla ricerca degli amici. Ci richiamo a questo punto velocemente al bar qui all'angolo per un veloce caffè prima della ripartenza. Allora, prima di ripartire facciamo una ricarica di energie, sono con Giovanni Scigliano, mio amico d'infanzia, di scuola, insomma di giochi di Corigliano, con Orest, amico acquisito, collega di Giovanni, mi hanno offerto la colazione stamattina, gentilissimi, grazie mille ragazzi. Prego, prego. Poi la solita sosta presso un frutta e verdura e sono pronto per avviarmi all'interno del centro cittadino di Bologna e via direzione Riccione. Sto per andare a prendere la via Emilia, questa è Piazza Maggiore, Piazza Grande, Piazza Maggiore, non mi ricordo mai. Ci sarà qualche evento che prepareranno qui a breve sicuramente. Queste sono le classiche viuzze dove si possono trovare ristorantini tradizionali. E in più ci sono anche le signore che fanno i tortellini fatti in casa. Andiamo a farci un giretto, non si potrebbe andare in bici ma piano piano. Bologna, la città di tortellini e del ragù. Poi qui abbiamo la Torre degli Asinelli. Diciamo che da quest'area qui, verso la sinistra, è un'area frequentata tantissimo dagli universitari, ecco, quindi tanti pub, bar e posti per la movida bolognese lì sotto. Ma noi proseguiamo per la via Emilia. Comunque Bologna è anche casa di grandi artisti della musica, come il grande Lucio Dalla, morto qualche anno fa, ma che ha scritto la storia italiana, della musica italiana. Amava Napoli, però di Bologna ha scritto grandi canzoni. Dice che era un bell'uomo e veniva dal mare. Però sapeva amare. Eh sì. E le cicale, 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 cicale. A questo punto ormai sono fuori Bologna, mi metto alla ricerca di una ferramenta per lubrificare un po' la catena perché è davvero in condizioni pietose. Quindi trovo questo VD40 sgrassante per biciclette, mi sembra appunto un ottimo prodotto, anche se a mio avviso un po' caro pagato. Scusa, quanto signor? 10 euro, 9,95. Però ci vuole, ora vi faccio vedere le condizioni della bicicletta, ci vuole un po'. Vedete, è abbastanza secca, quindi ci metto prima un po' di Svitol per rimuovere un po' di sporcizia e poi più tardi se trovo un lavaggio gli faccio una mezza lavata.
girasoli tutti girati verso la stessa parte, come sono belli. Poco più avanti poi mi fermo ad una fontanella per ricaricare un po' d'acqua. Comunque uso un'applicazione chiamata fontanelle.org per trovare le fontanelle in tutta Italia. Comunque do una sciacquata a tutte le frutte, alla pera, alla mela e anche al melone, prima di poi ripartire. Bella rinfrescata al melone. Si parte, comunque mi sono fermato un attimo a mettere anche un po' d'olio alla catena, perché prima l'ho sgrassata ovviamente, poi è diventata secca. Ho messo un po' d'olio, dovrebbe andare molto meglio. Vediamo. Ci voleva una bella rinfrescata. Comunque sta mela è di 1 chilo. Speriamo non sia pompata e non ammazza. Non passano nemmeno 10 minuti da questo momento che mi rifermo di nuovo. Mi fermo un attimo perché ho voglia di un bel tè al limone e poi proseguo. Sono quasi a Faenza, 3 km da Faenza. Posso mettere? Poi fermo lì. Beh, io ho già mangiato, però una cosina la mangerei ancora. Forlì, molto caratteristica, mi piacciono molto queste città tutte rosse, fatte di mattoncini, che l'Emilia Romagna comunque ne è piena, Bologna, Forlì, Faenza, Imola, tutte molto simili. Oggi sembro avere il verme solitario nel mio stomaco, non riesco a fermarmi di mangiare. Cesena. Comunque ogni giorno che passa mi sento sempre più stanco, riesco sempre a fare meno e meno chilometri, mamma mia. Percorrendo poi stradine secondarie mi allaccio alla vecchia via Emilia, che da lì in poi si collega ad una ciclopedonale che costeggia tutta questa vecchia via Emilia fino ad arrivare finalmente a Rimini. Siamo ufficialmente a Rimini, ma ancora non è finita. A breve vedrò il mare e poi devo proseguire ancora verso Riccione per arrivare alla fine della meta di oggi. Sono 124 km, penso che terminerò intorno ai 135 o 140. Un altro po'. Devo dire che negli ultimi anni la Riviera Romagnola è diventata davvero bike friendly, a parte questi 2 marmocchietti qui. Raga, attenzione, fate attenzione. Ebbene sì, ora la posso cantare. Sotto il sole, di Riccione, na 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 na. E non ci penso più, faccio a schiaffi, con le onde, Riccione. Andiamo a salutare 3-4 amici adesso, che bella che è. Ci sono i 2 posti in cui ho lavorato, vediamo se ci sono ancora i proprietari, che sono Stefano, vediamo se c'è, vado a chiedere. È l'Hotel Strand. Questi sono i 2 posti in cui ho lavorato, però l'Hotel Strand so che ha cambiato gestione qualche anno fa, quindi non ci sarà il mio datore di lavoro. Però devo andare a controllare da Lele, chissà da Lele c'è Stefano per salutarlo. C'è mica Stefano magari? Nulla, purtroppo Stefano non c'era, ma passo a salutare un altro amico mio. Allora sono fruttivendolo da Montalto qui a Riccione. Grande amico e ha anche contribuito con i fondi, eccolo qui. Amico d'infanzia, amico di Londra, amico di Riccione pure, amico sempre. Ciao. Montalto sono di Schiavonera, sono del mio paese. Sono qui ormai a Riccione da qualche anno. Hanno aperto questo bel frutta e verdura.
e fanno anche un po' di prodotti tipici, insomma, delle parti nostre. Tra l'altro sto prendendo un bel pezzo di mozzarella di bufala come si deve, mamma mia. Mamma mia, oh! Spettacolo! Eccezionale, sì. Faccia la vita, va. Uno spettacolo. Faccia la vita, una bella mozzarella di bufala, guarda qua. Tanta roba, tanta roba. Ehi. E da Francesco devo mettere niente in busta, una banana lì e mi ha fatto una spesa di No, roba cosa? 3-4 kg. 5 euro in roba. 3-4 kg di roba domani non si fa sapere cicchetto. Comunque dai, apprezzato sicuramente. Bene, per oggi incontri finiti, anche se 2 persone non ce le ho trovate, però non fa niente. Adesso sto andando verso San Clemente, che è un paesino nei colli qui del Riccionese, a casa di Daniele, che ha fatto una bella cenetta a base di pesce oggi. Quindi a tra poco. Ma dite che se faccio a cambio se ne accorge nessuno? Tanto di rossa è rossa. Magari lascio la bici e gli ultimi 1000 km me li faccio in moto. E sono arrivato. 145 km dopo sono finalmente arrivato a questo balcone qui. Eccolo là! Per un secondo proprio. Il piccolo Sprovi! Sono appena arrivato. E per chi non conosce Daniele, Daniele è il mio compare. Durante il mio viaggio pubblicava dei video di supporto da morire da ridere. Niente ragazzi, oggi anche io ho fatto una stacchinata qui, cambia le marce, schiaccia l'acceleratore, è una fatica grossa, vi devo dire la verità. Spero di fare un incontro speciale, vediamo. Niente ragazzi, lo volevo incontrare per strada, ma il piccolo Domi è stato più veloce di me. Eccolo là! Il piccolo Sprovi! Hello, bonjour, buongiorno, guten Tag. Allora, oggi facciamo un video di supporto in bicicletta per il piccolo Sprovi. Sprovi, ti siamo vicini e anche noi cerchiamo di percorrere diversi chilometri. Noi oggi ne abbiamo già percorsi 137 metri. La giornata è ancora lunga, vediamo dove arriveremo. Credo di arrivare, non so verso che ora, ma arriverò al bar per bere uno spritz, per starti vicino. Niente, anche io oggi mi porto un carico pesante, un carico da 11. Eccola lì. E anche per tutti gli amici che ci seguono dall'Inghilterra, the baby is on the biciclette, yeah, ok? Beh, strano lui e strano anche il suo gatto. Non so se sembra a me, ma sto gatto c'ha un miagolio un pochettino strano. Vieni qua. Miau. 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 Allora, sono appena uscito dalla doccia. Ricordatevi di donare, di aiutare e supportare l'AIRP, quindi andate sul sito www.renepulicistico.it e fate una piccola donazione. Nel frattempo sono a casa di Daniele, mio compare, amico, insomma. E io pensavo che questo era un viaggio della penitenza, quindi a mangiare roba che si trova così per strada, street food, eccetera, eccetera. Invece Daniele oggi mi sta trattando. Ho fatto una bella tartare di tonno rosso con concassè di pomodorini, olio di oliva sicuramente che lo fa il papà, e 2 basilichi. Basilico classico genovese. E questo qua viola, provenienza? Basilico rosso. Basilico rosso, Provenienza my home. Ah. Eccoci qua, andiamo all'assaggio di questa tartare. Molto bene. Compresa di peli. Un po' che pelo ti piace, Zan. Ci abbiamo messo pure un po' che piccante da calare. Allora sarà una bomba. Inutile dire che era una bomba, davvero, molto buona. Va bene ragazzi, il video finisce qui, ci si vede alla prossima puntata. Ciao!